Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la prima parte di maggio 2023. E andiamo a vedere. Abbiamo la carta del sole, amici del cancro. Quando c'è la carta del sole si parla sempre di prosperità, di crescita, di abbondanza, si parla anche di bambini in molti casi, devo dire, ma è comunque una carta che vi porta, diciamo, ad esprimere la vostra essenza. È una carta che fa riferimento anche a tutto quello che è la sfera delle amicizie. Andiamo a vedere adesso con i tarocchi di che cosa si tratta di più nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire più oroscopi, trovate il link al corso di tarocchi di livello intermedio, trovate il link al video che vi spiega tutto quello che è la sezione degli abbonamenti, quindi i video in esclusiva per gli abbonati, e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, allora partiamo con la carta degli amanti, il 2 di denari, il 4 di denari, un 9 di denari, il mago, il matto e la regina di spade. Avete tanti arcani maggiori e tante carte di pentacoli, quindi potrebbe essere fortemente una situazione di lavoro per qualcuno, ma andiamo a vedere. Allora, la carta degli amanti mi dice che c'è una situazione in equilibrio o può essere anche un innamoramento, eh? Io non lo escludo, questa è una stesa generale, ognuno di voi poi lo applichi alla propria realtà. Sta di fatto che con la carta degli amanti c'è appunto una sorta di equilibrio o di armonia. Può essere una relazione o può anche essere il fatto che si sia effettuata una scelta. Il 2 di denari parla di una persona che sta cercando di, diciamo, tenere in ballo più cose e considerato che avete anche un 4 di pentacoli al contrario, è come se non riusciste probabilmente a decidere, a scegliere che cosa lasciare indietro. Potrebbe anche essere. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Però ho come la sensazione che vi sentiate un po' in dovere di tenere il piede in due scarpe perché in questo momento probabilmente non siete abbastanza strutturati a livello economico o non riuscite ad avere un certo livello di indipendenza. Abbiamo poi anche il mago al contrario, la carta del matto e la regina di spade, ma le andiamo a vedere poi dopo direttamente con i mini tarocchi. Allora andiamo a vedere la carta degli amanti, per piacere, grazie. Quindi può essere abbiamo il cavaliere di spade e un 6 di coppe, può essere effettivamente una relazione, anche magari una relazione di vecchia data, non è detto appunto che sia romantica, potrebbe anche essere una relazione di amicizia, considerato il 6 di coppe e il sole. E se così non fosse, fa riferimento a un certo sogno che si ha. Andiamo a vedere. Ok. Allora, il 2 di pentacoli è spiegato da un asso di bastoni e dalla carta del mondo. State cercando di iniziare, o meglio, a maggio cercherete di iniziare qualche cosa, farete un'azione. Vi ricordo che anche il sole è una carta di polarità negativa, che parla di azione. E con la carta del mondo c'è come un compimento, il raggiungimento di un obiettivo. Adesso andiamo a vedere poi il 4 di denari, ma ho come la sensazione che sia proprio questo obiettivo che non riuscite, che non volete lasciare. Allora, quando c'è un 2 di pentacoli, diciamo il consiglio un po' della carta è di prendere la vita con filosofia, ok? Andiamo al 4 di denari, 10 di spade al contrario, regina di bastoni al contrario, 2 di coppe,
6 di bastoni e re di pentacoli. Io credo che qui per qualcuno ci sia la volontà di lasciarsi indietro un accordo, una relazione, un fallimento, un tradimento. C'è qualcosa che vi volete lasciare indietro. Tenete presente che qui abbiamo regina e re, quindi potrebbe essere, se fosse per esempio un gruppo di amicizie, potrebbe essere un fatto che è successo all'interno di questo gruppo. Se fosse il gruppo di lavoro potrebbe essere che appunto non vi sentiate completamente appagati nel vostro posto di lavoro. Andiamo a vedere il 9 di denari al contrario. Cavaliere di bastoni, re di bastoni e 3 di coppe. Re e regina di bastoni, ragazzi. Ehm, Ho come la sensazione che non sappiate bene da che parte andare, perché sì avete l'entusiasmo, sì avete le intenzioni, sì avete anche magari un obiettivo, ma il punto è che ci sono tante energie intorno a voi che potrebbero fortemente essere gli amici, che vi influenzano, che vi condizionano. È un gruppo, può anche essere, come dicevo prima, il gruppo di lavoro, un gruppo familiare, però in un certo momento, in un certo senso è come se condizionassero i vostri movimenti, o perlomeno voi vi sentite condizionati. Andiamo a vedere la carta del mago, che è il contrario. Allora, abbiamo un 10 di bastoni e un 5 di spade al contrario. Allora, il mago, che è una carta normalmente di inizi, è al contrario e qui ho la sensazione che siate in una sorta di lotta interna su che cosa lasciare indietro, su che cosa no. Vi ricordo che già all'inizio vi dicevo che non sapevo se la carta degli amanti era più una scelta o più una relazione. In questo caso potrebbe essere una scelta o che dovete affrontare o che avreste dovuto affrontare. C'è qualche cosa qui che dovete lasciarvi indietro e con queste due carte potrebbero essere questioni legate all'ego, legate semplicemente a un obiettivo dettato dal bisogno di successo, il bisogno di riconoscimento. C'è qualche cosa qua che non si riesce a manifestare come si vorrebbe con questo mago al contrario, perché prima avete bisogno di lasciarvi indietro le aspettative degli altri. C'è qualcosa che vi pesa in tutta questa situazione. Appunto, potrebbe essere il fatto che magari cerchiate di mantenere in piedi più cose allo stesso tempo, magari ognuno delle persone che vi circondano vi dicono cose diverse e voi anche lì non sapete bene come andare avanti. Andiamo a vedere la carta del matto. Cavaliere di pentacoli al contrario, 7 di bastoni e 8 di bastoni. Hmm. Allora ragazzi, occhio all'impulsività nel fare le scelte, perché ho come la sensazione che nella seconda settimana di maggio non ci saranno dei presupposti, come non avrete tutte le informazioni necessarie per effettuare la giusta scelta. Ehm, guardavo se c'è qualche no, o mancano le basi a livello legale, perché magari è solo un compromesso, è solo un accordo verbale, non c'è un reale contratto. Perché comunque ho la sensazione che non veniate valutati come dovreste. Nonostante tutti i vostri sforzi, è come se nell'ambiente in cui siete o le persone che vi circondano non vi valutassero veramente per quello che valete.
vi sottostimano, Sì, io direi che... perché c'è anche un otto di bastoni al contrario, è come la sensazione che vi nascondino qualche cosa, o voi stiate nascondendo qualcosa, perché l'otto di bastoni quando al contrario parla di una scarsa comunicazione, o di notizie che non arrivano, però considerato anche le altre due carte, io ho come la sensazione che voi vi stiano nascondendo qualcosa, che voi non sappiate tutta la verità. Quindi occhio a fare scelte nella seconda settimana di maggio, ad imbarcarvi, diciamo così, in nuove avventure o a fidarvi troppo di qualcun altro perché non avete un'idea chiara della situazione. Anche se vi dirò che poi, avendo il sole come carta base, il sole è una carta che, diciamo, rischiara, no? Il sole dà luce, quindi rischiara anche in un certo senso la mente. E la sento un po' qui, eh? Andiamo a vedere la regina di spade. Perché la regina di spade è quella carta, quell'energia che vi dice di semplicemente tagliare quello che non serve più. La regina di spade è una regina che è arrivata dove è arrivata perché non si fa scrupoli. Quando è ora di fare dei tagli, si fanno e punto. Ed è anche sacerdotessa al contrario. Ed è anche una di quelle è una di quelle persone che non si fa prendere dal lato emotivo. È una carta che mi invita a fare i conti fondamentalmente. Fatevi i vostri calcoli, cercate di capire che cos'è vantaggioso per voi in tutta questa situazione. Lavorate sull'amor proprio, non state a dare retta agli altri. Perché appunto, magari neanche gli altri sanno tutta la verità, fatevi guidare dall'istinto. Comunque qui il punto è che va bene avere l'impulso per far qualcosa, ma poi bisogna dargli anche un ordine e una struttura. Ed è quello che sostanzialmente vi dice la regina di spade, ok? Andiamo a vedere una carta per un messaggio su cui riflettere. 2. Mi consento di aver paura, sapendo che è tutto temporaneo. Che bello! Quindi è un po' come se vi dicessero di portar pazienza, appunto, no? Che le cose sono temporanee e che quando c'è la paura è anche lecito in un certo senso viverla, cioè darle voce, dare voce a questa paura, capire da dove arriva. E poi abbiamo mi affido al divino per il risultato. Wow! La carta del matto è proprio l'aver fiducia, ok? L'aver fiducia in quello che può riservare il futuro. Mm? Bellissima carta. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Ve la metto qui perché sennò non la vedete. Ok. Un oracolo dei guerrieri di luce. Vediamo che cosa hanno da dirvi. Oh, che bello! Spirito libero. Essere uno spirito libero vuol dire ehm, navigare, float sarebbe tipo, come si dice in italiano? Fluttuare senza muri, volare senza giudizio e amare senza condizioni. Che bello! È una bellissima carta, ragazzi. Quindi vi dice un po' di abbattere quelli che sono i muri, i pesi, le limitazioni, se vogliamo, della mente, di non giudicare, e vi dirò che i giudici più severi siamo noi stessi nei confronti di noi stessi, e amare senza condizioni, cioè imparare ad amare incondizionatamente anche noi stessi, perché anche in questo caso rivolgere le cose su di sé è sempre la parte più difficile. Bene, cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con la vostra iscrizione
Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Di fatto, se volete contribuire maggiormente, potete anche lasciare una donazione o abbonarvi al canale. Ci sono 2 fasce di prezzo per l'abbonamento e su, come funziona e i video che tratterò, nell'abbonamento trovate appunto, il link qua sotto nella descrizione del video. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.